Benvenuti in questo nuovo viaggio. Come vedete alle mie spalle, diciamo che si può intuire dove siamo. Siamo ad Atene. Questo sarà un viaggio express di 5 giorni che ci porterà a visitare questa terra ricca di storia. Vedremo Delfi, Micene, Epidauro, il Golfo di Salonicco. Insomma, sarà un viaggio corto ma ricco di cose importanti. E adesso iniziamo ovviamente subito con il botto perché siamo a Capodogno, al Tempio di Poseidone, a goderci uno dei primi tramonti che solamente una terra come questa può regalarti. Oggi iniziamo a fare veramente sul serio. Quello che vedete alle mie spalle è il tempio di Apollo che si trova a Delfi. Penso che non ci sia poco da spiegare su Delfi e sulle leggende che circondano appunto questa terra magica. Primo fra tutti l'oracolo. Delfi si trova a circa 2 ore e 30 più o meno di distanza da Atene ed è una tappa che vale assolutamente questa strada perché il posto è incredibile. Questo tempio sorge probabilmente in uno dei posti più belli, più iconici della Grecia e vi regalerà sicuramente delle emozioni incredibili. La visita al museo è fantastica. Stando alla Reggia direttamente inizia questo periodo di decadenza chiamato geometrico, quindi è divisa la lotta fra giganti di dei per il possesso, la signora del monte Olimpo. L'Aida, visto che ormai ti ricordi questi giganti? Lo di stella. Adesso hanno assunto anche i nuovi. Sono la settimana. Quando vi hanno i Bizantini a Costantinopoli, non si sa che fine abbia questa arte. Questa civiltà greca è basata sulla bellezza. E passeggiare poi per il parco archeologico con i resti di questi tempi, delle statue, dei muri con le scritte degli schiavi liberati, tutto quello che raccontava insomma la vita di quel tempo è veramente un'esperienza incredibile che vi consiglio assolutamente. Se ci venite a marzo, a fine marzo il biglietto costa solamente 6 euro, c'è la versione ridotta. Se invece ci andate da marzo in poi il biglietto costa il doppio, circa 12 euro, vi permette ovviamente di girare sempre tutto il parco archeologico più il museo. Consigliatissima, è una guida perché ovviamente vi arricchisce la visita e l'esperienza, vi saprà raccontare veramente tutte quelle storie che rendono unico questo posto. Quindi Delfi assolutamente approvata. Adesso stiamo andando a vedere la parte del teatro sopra appunto il Tempio di Apollo. Ora, invece di starsene in giro per locali, una delle cose fighe da fare ad Atene di notte è salire su a Licapetto, che è la parte più alta di Atene. Ci si arriva con una funicolare, ovviamente, quindi non c'è bisogno di farsi una scarpinata. Se uno vuole la può anche fare, però appunto c'è la funivia, costa 10 euro, è aperta fino a mezzanotte e mezza e vi può regalare un panorama veramente incredibile che vi faccio adesso vedere.
Nuovo giorno, nuove città da scoprire. Oggi stiamo andando verso Micene ed Epidauro. Però prima facciamo una brevissima sosta al canale di Corinto. Quest'opera, devo dire, decisamente maestosa, che fonda la sua costruzione fin dai tempi dei Romani, tant'è che anche Nerone aveva provato a scavare questo canale di Corinto, però ovviamente, visto le poche risorse a disposizione, non è andata a buon fine. Questo canale alla fine è stato scavato in tempi moderni, c'è anche lo zampino di un ingegnere italiano, e quindi ad oggi unisce il mare Egeo e il mare Ionico con questa appunto lingua di terra completamente scavata artificialmente, ed ecco a voi lo spettacolo. Questo teatro, ma anche della sua forma letteraria. Un'altra grande dimensione della cultura greca. Altra tappa del nostro viaggio è il teatro di Epidauro, classico teatro greco, veramente imponente, può contenere all'incirca 15.000 persone, e la particolarità di questo teatro è sicuramente l'acustica, che è ineguagliabile. Praticamente dalla cima di questo teatro, dove sto salendo io, si sente benissimo qualsiasi cosa che arriva dal basso. Tutta la struttura circolare, quindi classica del teatro greco, aiuta appunto questo discorso dell'acustica, oltre anche proprio alla composizione delle serie stesse, quindi un'opera ingegneristica, se possiamo dire, e architettonica veramente importante. Non so se si sentirà, ma questa era l'acustica. Comunque fidatevi, si sentiva molto bene il cantato della nostra grandissima Elisa. Il lavoratore, tutti i capolavori realizzati dentro l'epoca ciclopia, sotto la tettoia. Continua il nostro viaggio, adesso siamo arrivati in uno dei punti più iconici, che è Micene. Micene è fondamentale e importante per tutta la cultura europea, perché è la prima capitale europea della storia, è di uno splendore incredibile, e qua c'è una delle cose più iconiche di tutta la storia greca, che è la Porta dei Leoni di Micene. Si dice dei leoni anche se non si sa bene che tipologia di animali sono, perché mancano le teste, perché sono state bruciate durante l'assedio della città. Adesso ammiratevi la bellezza di questa porta. Quella che vedete alle mie spalle, che sto cercando di raggiungere, è la famosissima reggia di Agamennone. Agamennone, re di Micene, il più importante, ovviamente citato in tantissimi poemi, e da questa vista fantastica, come vedete laggiù, si nota una montagna che ha una forma un po' particolare. Effettivamente descrive il profilo di una persona, con i capelli, la fronte, il naso e tutto il corpo, e appunto si dice sia il profilo di Agamennone. E questa reggia ormai non rimane tantissimo, perché ovviamente il tempo ha fatto il suo corso, però insomma la vista è mozzafiato e merita assolutamente di essere vista. Altro aneddoto: qui in basso c'è un cimitero, appunto, che era fuori, proprio fuori dalla città. All'interno di questo cimitero un imprenditore tedesco, che appunto aveva tra i suoi obiettivi tra i suoi desideri quello di riportare alla luce Micene, il palazzo di Agamennone, ritrovò la famosa maschera. Ora, questa maschera si dice sia appartenuta ad Agamennone, ma in realtà non è vero. Infatti, dopo il ritrovamento, più avanti negli anni, è stata fatta la datazione al Capodanno 14, e si è visto che le date non combaciavano con il periodo in cui Agamennone è realmente esistito. Quindi si dice di Agamennone, ma non lo è.
Tappa successiva di questo tour è la tomba che andremo a vedere tra poco. Anche qui il biglietto per la tomba in questo parco archeologico in cui c'è Micene fondamentalmente costa 6 euro nel periodo invernale, raddoppiato per i 12 euro nel periodo estivo che parte da aprile. Altra tappa imperdibile dopo la reggia di Agamennone, la tomba di Agamennone o di Atreio, perché non si sa ancora effettivamente se era del padre o del figlio. Comunque anche qui struttura megalitica molto interessante. Si pongan alrededor, metetevi intorno. Ahora necesito un silencio que se siente, que se oiga. Necesito un silencio que se pueda sentir. Silencio. Quindi stasera cena tipica con balli tipici greci. Niente male. Altro giorno, altra esperienza da non perdere è quella della visita alle isole più importanti del Golfo di Saronicco. Quindi abbiamo preso quella barca laggiù e stiamo andando alla scoperta delle isole. Ora siamo appena attraccati all'isola di Hydra, che come vedete ha un colpo d'occhio molto molto bello. Cosa particolare dell'isola di Hydra è che qui non si possono usare macchine, quindi ci si sposta come una volta. Il mezzo preferito è l'asinello. Altra sosta, altra isola. Adesso siamo all'isola di Poros, qua molto caratteristica. Adesso stiamo salendo su a vedere la torre dell'orologio, una torre molto carina, blu, particolare, da cui si vedrà un po' la città dall'alto.
ovviamente, come tutti i paesini di mare, ci sono un po' di scale da fare, però è molto suggestivo. Ok, direi adesso di dargli un'occhiatina un po' più dall'altro. Terza sosta della giornata è l'isola di Egina, è l'isola più grande del Golfo di Saronicco. Quest'isola è famosa soprattutto per i pistacchi, quindi anche qua, come il nostro pistacchio di Bronte, qua è il prodotto tipico locale che molto probabilmente dopo assaggeremo. E adesso invece stiamo andando a vedere un piccolo tempio che sta appena sul porto, si va sulla sinistra, si segue la strada, si arriva a un tempio sul mare, dove probabilmente ci faremo il primo bagno della stagione, e adesso siamo al 31 marzo, quindi tra poco probabilmente bagno. Ah, ma qua risale, dai. Cinque. No, ma io devo fare il video, prima tuffatevi voi, poi mi tuffo io, non vi... Dai, 1, 2. Bravi. Ma la comprai su Vacca? Bravi bimbi. Sì, in teoria sì. Wow. Some pastelli. This is made of pistachio, honey and sesame. It's a family recipe. Buonissimi. Francis, yes. Buonissimi. Mi sa che è veramente fantastici, adesso aspettiamo questo dolcetto. No, naturally sun-dried. Italiano. Ultimo giorno del nostro viaggio in Grecia e ovviamente non può non finire con la visita all'Acropoli. Alle mie spalle potete già iniziare a vedere il Partenone. Quindi godiamoci questi ultimi momenti di Grecia nel modo più bello possibile, ovvero quello di scoprire da dove vengono le nostre radici. Questo è il teatro di Dioniso, il primo teatro al mondo. Ad abbraccio così. Calma, vi do tempo libero, avete il tempo. Qua giù è la collina dove è nata la democrazia e qua l'inizio dell'Acropoli, che di fatto rappresenta un tempio, quindi dedicato ovviamente alla dea Atena, dove troveremo il famosissimo Partenone. Partenos vergine. La verginità, ragazzi, fu molto importante, non solo per i monti allora, ma anche per noi cristiani. Tanto è vero che loro avevano la dea Atena Partenos vergine, adesso noi abbiamo la Vergine Maria. Si potrebbe chiedere, ma come gli ateniesi hanno scelto questa dea come dea Partenos? Dove si è sentita la voce di Eschilo, Sofocle, Euripide, le opere di questi grandi tragici vengono presentate qui durante le feste dionisiache in onore di Dioniso.
si è conclusa anche la nostra visita all'Acropoli e al Partenone e questo segna definitivamente la fine del nostro viaggio ad Atene. Come vedete alle mie spalle il paesaggio è mozzafiato, credetemi, non pensavo fosse così bello, così imponente, così suggestivo e emozionante, perché soprattutto quando hai la giusta guida, la giusta persona che ti racconta con la passione, con la voglia di condividere con te le bellezze che questa terra ricca di storia può darti, assume tutto un quid diverso, assume tutto un gusto diverso e vi invito veramente a venire qui ad Atene, prendervi una guida e lasciarvi guidare appunto dalle sue parole e sono sicuro che scoprirete delle cose estremamente interessanti che vi faranno aprire un pochettino gli orizzonti della vostra mente e capire la radice le radici di tante cose che ad oggi viviamo tutti i giorni. Quindi Atene approvata in pieno, veramente veramente bella e è effettivamente la culla di tanto di quello che viviamo tutti i giorni e penso che sia importante ricordarsi anche le radici, soprattutto di un periodo in cui probabilmente si vedeva tutto in maniera diversa, più naturale, più autentico e ultimamente questa cosa un po' l'abbiamo persa. Quindi vi consiglio vivamente di vedere Atene e niente, noi ci vediamo al prossimo viaggio. Ora se ti è piaciuto anche questo video, mi raccomando lascia un bel like e iscriviti al canale così nei prossimi così per i prossimi video appunto sarai aggiornato tramite una notifica. Grazie ancora di aver visto questo video e niente, ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!